Ciao a tutti. Ti sei mai chiesta com'è la casa del narcisista? Beh, ti posso dire che è troppo disordinata o troppo ordinata e in entrambi i casi risulta essere fredda, inospitale e asettica. In poche parole si percepisce la totale assenza di energia vitale. La casa del narcisista può essere estremamente disordinata e sudicia, con abiti sparsi ovunque, puliti o sporchi, ma non piegati e tantomeno riposti nell'armadio o negli appositi cassetti. Ma nonostante il caos, il narciso sa esattamente dove si trova ogni suo oggetto, poiché ha il totale controllo su tutto. E cosa molto importante, non permetterti mai di mettere le mani sulla sua roba, perché potrebbe imbestialirsi, ma non solo, alla prima occasione te lo rinfaccerebbe. Se noti bene tutto ciò, va a rappresentare il totale caos mentale del narcisista. Tuttavia, l'abitazione del narciso può anche essere molto ordinata, a livello ossessivo, poiché spesso e volentieri il caos lo destabilizza. Quindi si possono trovare all'interno della casa luci molto forti e un arredamento con colori particolarmente accesi che non si abbinano tra loro. Anche la biancheria può essere riposta nei cassetti in maniera maniacale, per non parlare del guardaroba dove è possibile osservare le camicie e i pantaloni in ordine fobico, dal colore più chiaro al colore più scuro. Naturalmente non mancano gli scheletri nell'armadio. Potrebbe anche essere colma di oggetti ordinari di ogni tipo che probabilmente raffigurano momenti specifici della sua vita. Il narcisista non butta via mai niente, arriva al punto di conservare le lettere delle ex partner, i ricordi di una vita passata, come ad esempio i giocattoli di quando era bambino. Insomma, non si disfa di nulla. Perciò sarà molto facile reperire numerose tracce di amori trascorsi che verranno chiamate amiche o amici. Questo fa capire quanto sia attaccato in maniera morbosa ai propri ricordi, qualsiasi essi siano. Inoltre l'abitazione del narciso è un luogo meticolosamente ben curato, proprio come l'immagine che si è attentamente costruito. Quindi è probabile che vi siano arredi e quadri originali di una certa dimensione, abbastanza da occupare ampi spazi. Per non parlare del giardino che solitamente è ben tenuto. In sostanza il narcisista fa di tutto per non compromettersi nemmeno in apparenza e il suo atteggiamento non sarà mai esplicito e leale. Inoltre si può osservare che tende ad imporre la sua personalità trascurando del tutto quella del partner. Tra le ossessioni del narciso si possono osservare: il divano è praticamente suo e guai a chi osa entrare nel suo territorio. Il posto a tavola deve essere per forza sempre lo stesso, altrimenti si infuria. Addirittura il mio ex narcisista aveva il suo bicchiere personale, le posate, i piatti e nessuno doveva permettersi di usarli. I suoi oggetti devono essere posti in un certo modo. Le luci devono essere accese anche quando splende il sole. Ovviamente tutto ciò è solamente una parte delle fissazioni che il narcisista può avere. Per riuscire a convivere con un narciso si dovrebbe stabilire chiaramente quali ambienti arredi tu e quali lui, mettendo in chiaro che lo spazio è di entrambi. E l'abitazione del tuo narcisista o della tua narcisista è disordinata o ordinata? E quali ossessioni hai notato nel tuo partner? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.